Benvenuti nella nostra miniserie dedicata interamente alle nuove naked arancioni. Iniziamo dalla 390 Duke 2024. Primo episodio della saga dei 30 anni di Duke, delle 3 moto che andremo a provare per celebrare questo importante compleanno della prima, di fatto, vera e propria moto stradale di KTM. Primo episodio, dicevo, KTM 390 Duke. Per KTM è un modello fondamentale, è il modello più venduto di tutta la gamma, è una moto che viene venduta in tutto il mondo, almeno dove KTM esiste a livello di distributore o importatore, quindi è una moto che per i paesi emergenti può essere considerata la vera Super Duke, quindi la Superbike, mentre da noi è una delle protagoniste del mercato delle patenti A2, che di fatto un po' ha contribuito anche a creare. Nel 2013 la prima Duke 390 è stata presentata proprio come una vera e propria war bike con caratteristiche sportiveggianti e aggressive. Poi altri l'hanno seguita e adesso KTM ha rinnovato completamente il modello. Non si è limitata a fare un compitino, perché qui è stato riprogettato il 90% dei componenti con effetti sulla guida che poi andremo a vedere quando andremo a farci il giro, perché qui davvero cambia tutto: nuovo telaio, nuove sospensioni, il monoammortizzatore si sposta dal centro al lato, cambiano i freni, cambia l'elettronica, cambia la posizione di guida, cambia l'ergonomia, insomma davvero un lavoro approfondito che vuole far sì che questa moto sia ancora una delle protagoniste di questo segmento. Materiali super validi, tutta la moto è verniciata, tutta la moto è fatta molto bene a livello di qualità costruttiva, il serbatoio diventa in metallo, guadagna 1,5 litri di capacità fino a 15 litri, insomma c'è davvero tanta carne nel fuoco, ma ve la racconto adesso nel dettaglio prima di andare a farci un bel giro e poi dirvi come va. Ebbene sì, KTM ha messo mano in modo davvero approfondito alla piccola 390, che piccola davvero ormai non sembra più. Dimensioni e peso a parte, peso che si ferma a 165 kg con il pieno di benzina, la 390 ha veramente ambizioni da grande moto, perché dotazione ed elettronica spiccano nel segmento, rendendo il prezzo di 6.780 euro davvero allettante. In dettaglio, il nuovo motore monocilindrico arriva a 399 cm3, cilindrata piena, per 44 cavalli e 39 Nm di coppia, ovviamente con omologazione Euro 5.2. Il lavoro dei tecnici è stato approfondito perché cambiano il cilindro e testa, cambiano per compattare e alleggerire il tutto. Resta la frizione antisaltellamento PASC. Elettronica? Tutto quello che serve e anche un po' di più. 2 riding mode di serie, Street e Rain, a cui si può aggiungere il terzo battezzato Track, controllo di trazione regolabile e disinseribile, ABS che prevede la funzionalità Supermoto e addirittura il launch control. Totalmente inedita la ciclistica, il telaio traliccio è più rigido, l'interasse è più corto di 10 mm, il telaietto reggisella è realizzato in alluminio presofuso invece che a traliccio in acciaio. La sella si abbassa da 830 a 820 mm e volendo può scendere anche a 800. Sono inedite anche le sospensioni VP con la forcella rovesciata Apex da 43 mm regolabile nell'idraulica e l'ammortizzatore, anch'esso regolabile nel precarico e nell'idraulica, che si sposta dal centro della moto a destra e di conseguenza muove senza interposizioni di leveraggi un forcellone completamente riprogettato. Nuova quindi, molto più di quel che si possa pensare, e ora andiamo a farci un giro. Bene, siamo in sella, vediamo cosa ci si trova davanti quando si sale a bordo della nuova 390 Duke. Un po' di rumore di fondo, intanto il logo dei 30 anni insomma ci piace, strumentazione che ben conosciamo insomma dalle altre Duke, perché il layout è abbastanza simile, quindi contagiri, indicazione del livello carburante, spie di servizio, consumo medio, odometro, velocità media, insomma le varie indicazioni, ABS e controllo di trazione vi indicano se sono accesi, in che modalità sono, mappatura inserita e temperatura e marcia inserita. Tutto si comanda dal blocchetto di sinistra, ha 4 pulsanti, rinnovato, mi piace molto l'idea di 4 pulsanti perché la trovo sempre molto pratica. Schiacciando Enter si attiva il menu e poi si va a intervenire su tutte le varie voci del menu, tra cui anche le mappature. Io ho sempre avuto un po' da ridire su questo tipo di attività, nel senso che non mi piace che le mappature debbano essere dentro in alcuni sottomenu, ma la novità è appunto introdotta da questo sistema è anche che se tu vai nei settaggi e entri nel Quick Selector puoi decidere che i tasti up and down fanno una scorciatoia. In questo caso puoi decidere che tipo di attività far fare, quindi puoi fare il ride mode, e questo cosa vuol dire? Che quando io vado
torno nella schermata diciamo iniziale, attivando il ride mode attivo velocemente le mappature senza dover fare il secondo click, insomma, e quindi questa cosa qua è sicuramente molto utile. A destra staccamassa e pulsante d'accensione, forcella regolabile con le classiche farfalline classiche DVP, molto comoda perché comunque si riescono a cambiare i settaggi veramente molto rapidamente senza bisogno di attrezzi, e questo è molto molto utile. E pulsante delle 4 frecce. Direi che insomma c'è più o meno tutto quello che ci interessa sapere. Devo dire che la qualità della 390 da qui insomma è davvero di ottimo livello, considerando la fascia di prezzo e di mercato in cui si va a inserire. Stiamo parlando di una moto veramente fatta in questo momento, fatta molto molto bene. Avviamo e vediamo, mettiamo magari in folle perché sennò bene, eccoci qua, di rientro da un giro di circa 140 km, un po' di città, un po' di autostrada anche, e parecchie curve che sembravano un po' disegnate apposta per la nuova 390 Duke. Moto che è tutta nuova veramente e che però va in una direzione, il cui sviluppo va in una direzione che io non mi sarei aspettato, nel senso che parto dal motore monocilindrico, cilindrata piena, arriva a 399 cm3, quindi ci sono circa 30 cm3 in più rispetto al motore precedente, quindi c'era da aspettarsi magari un po' più di copie, di tiro sotto e magari meno a lungo. Invece è successo il contrario, il motore fino a 5.000 giri si fa un po' aspettare, non ha un'erogazione così pronta ai bassi regimi, in compenso ha i medi e un allungo davvero da motore sportivo. Quindi KTM ha spostato un po' l'erogazione verso l'alto, andando a cercare un po' di sportività, che assolutamente in questo caso non manca, però sotto un pochino lo devi aspettare. Detto questo, è un motore che accetta la sesta a 3.000 giri, non saltella, non strappa, insomma l'elasticità c'è, però quando tu vai a richiamare il gas in quei regimi lì non hai il colpo di pistone che ti aspetti da un motore che è un pochino più grande di cilindrata. Si sente che è più grande di cilindrata perché che ci sono massi in movimento all'interno del motore maggiori, le pistonate si sentono un pochino di più rispetto al motore precedente, e anche qualche vibrazione all'altezza di sella, pedane e manubrio, soprattutto ai regimi bassi, quindi anche sotto i 5.000 giri. Poi c'è un regime tra i 6 e 7.000 che corrispondono circa in sesta a 120 all'ora, perché a 130 si viaggia circa a 7.500 giri, che invece dove le vibrazioni spariscono quasi del tutto, e quindi la moto diventa assolutamente confortevole. Motore quindi che vede una caratteristica sportiveggiante di sicuro, e che regala a questa moto, devo dire, delle prestazioni interessanti. Si passano facilmente ai 170 all'ora, insomma si vede il limitatore, la rapportatura non è lunghissima, però si riesce a viaggiare tranquillamente in autostrada senza nessun problemi a regime autostradale, perché da 7.500 ai 10.000 giri del limitatore insomma ci sono ancora 2.500 giri buoni da potersi spendere. Buono il cambio, che è migliorato secondo me. Qui avevamo il quick shifter che funziona bene, un quick shifter che non è super veloce, però considerato anche il livello di moto nel segmento in cui si va a inserire, devo dire lavoro ben fatto. Mi ha convinto in modo particolare invece la ciclistica della moto, ovvero in particolare le sospensioni, forcelle e mono sono davvero ben tarati, si vede che c'è uno step
convincente, un bello step rispetto alla moto precedente che aveva sospensioni magari un pochino più liquide, perdonatemi il termine. Non sono sospensioni super rigide, però Forcella e Mono hanno un bel sostegno idraulico, e soprattutto la Forcella, che ha le regolazioni classiche di VP con la farfallina in testa al fodero, si riesce a regolare praticamente velocissima. Sono riuscito a provare durante questa giornata di prova a regolare la Forcella e devo dire che le regolazioni sono sensibili, quindi la Forcella le regolazioni le sente a tutti gli effetti, quindi bene, da questo punto di vista qua c'è sicuramente più qualità di prima. E mi sono piaciuti anche i freni, sempre by Bre, però rispetto al freno di prima che conosco abbastanza bene, perché con quell'impianto ci ho pure corso quando correvo la Supersport con l'RC 390, devo dire che c'è un bel feeling sulla leva, la leva non fa muro, mentre prima la potenza c'era anche prima, ma il feeling alla leva non è mai stato il massimo. Qui invece la senti proprio la leva in mano, riesci a fare quello che vuoi. Le leve sono entrambe regolabili, quindi tutto bene. La sella 820 permette di toccare meglio a terra rispetto a prima. Una sella che però ha uno schiumato davvero consistente, quindi dopo un po' che sei in sella lo senti. E nella parte posteriore finisce un po' presto, diciamo, la sella del pilota. C'è un pezzettino del codino di plastica tra la sella del pilota e quella del passeggero, e chi è più lungo di me, o comunque quando si guida particolarmente indietro, si va a intercettare un po' la plastica. In compenso tutta la zona della calzata dove passano le gambe, le cosce, è veramente fatta bene, non ci sono contatti fastidiosi, si è ben inseriti nella moto, una moto che oggettivamente dimostra una maturità superiore a quella che è quella di una moto di una patente A2, cioè sembra un pochino più abitabile, un pochino più grande, una bella ergonomia, il manubrio fatto bene, la qualità di tutti i materiali è davvero curata, insomma c'è davvero del lavoro, insomma, qua dietro. Mi piacerebbe avere un 120 anteriore vista la qualità della ciclistica, perché il 110 è un po' strettino, quando vai a piegare hai magari meno appoggio, mi piacerebbe averne di più, perché la forcella funziona, il telaio funziona davvero molto molto bene, e l'unica cosa è che magari andando un po' di spinta, insomma alzando un pochino il ritmo, è come se avessi percepito che l'angolo del canotte fosse un pochino chiuso, quindi che la ruota fosse un po' sotto a chi guida. L'agilità non c'è dubbio che sia uno dei punti di forza della KTM, era già agile prima, adesso è diventata anche ancora più agile, anche perché il lavoro è stato importante soprattutto sulle ruote, che tra ruote e pneumatici di primo equipaggiamento, che sono i Michelin Power 6, ha consentito di risparmiare 4 kg e 300 grammi sulle ruote, che vuol dire praticamente una roba incredibile di guadagno di peso. Non hanno fatto tanta fatica, perché le ruote le conoscevo prima, quelle sono sempre quelle dell'RC 390, erano davvero ruote particolarmente pesanti. Quindi cosa dire sulla Duke 390? Sicuramente per KTM è una moto importante, l'ha curata, la sta coccolando, è un'evoluzione che va ben oltre l'aggiornamento all'Euro 5+, hanno riprogettato di fatto la moto, che per loro è un modello fondamentale, e che secondo me ha aperto un po' la strada ai modelli super sportivi di questo segmento, no? Che è stato poi comunque un filone che è stato poi seguito anche da altri, e che vuole ancora essere una delle protagoniste, e che è in grado di essere una delle protagoniste, perché il livello di finitura, di dotazione, ride by wire, traction control, ABS disinseribile, addirittura il launch control, insomma è davvero interessante. Qualche piccola cosa magari da migliorare, secondo me un po' di colpo sotto, un po' di tiro in più al motore sotto non starebbe male. A livello diciamo ergonomico, la staffa per prendere la stampella laterale finisce esattamente sotto la pedana, e quindi non riesci a centrare bene magari quando stai cercando il cavalletto. Detto questo, e poi la sella, che secondo me andrebbe un attimino rivista in ottica di un maggiore comfort per chi guida, anche chi è più alto di me. Questo è tutto quello che mi sono segnato in questo giro di circa 150 km fatto con la 390 Duke. Se mi sono dimenticato qualcosa, qua sotto nei commenti. Questo è il primo episodio della serie delle 3 Duke, speriamo di fare anche gli altri 2, perché domani danno acqua, insomma qui oggi il tempo non era super bello, però oggi non è piovuto, però domani potrebbe piovere. Prossimi step 990, 1390. Noi ci vediamo ai prossimi video. Nel prossimo episodio di questa miniserie dedicata alle nuove naked di Matti Gofen proveremo la 990 Duke.